Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e oggi insieme continuiamo la teoria del colore. Vedremo quali sono gli attributi del colore, quindi tonalità, luminosità e saturazione. Conoscere questi tre attributi è necessario per decifrare i colori e usarli in modo più consapevole. Spesso davanti a un colore che ci piace particolarmente ci ritroviamo a chiederci: ma che colore è? Come lo ricreo? Bene, conoscere questi tre elementi, quelli che vedremo oggi in questo video, è indispensabile per capire sia come ricreare un colore per metterlo all'interno delle nostre miniature o dei nostri quadri, ma anche come sfruttare al meglio i colori che già abbiamo, perché ci permette di individuare quali elementi lo compongono e come andare a utilizzarlo all'interno di uno schema cromatico. In questo modo, anche se dovessimo ritrovarci davanti a un'illustrazione di cui ci piacciono moltissimo i colori, non saremmo in difficoltà a ricrearli proprio perché sappiamo come sono strutturati e quindi qual è il processo da fare per partire da un determinato colore e arrivare alla tonalità che vogliamo. Nella pratica questo si traduce nel fatto che quando vogliamo ricreare un determinato colore o vogliamo mischiarne due, non sapendo quali elementi li compongono, arriviamo ad avere soltanto delle tonalità indefinite e non delle tinte brillanti. Altro elemento indispensabile che dobbiamo imparare a fare è allenare l'occhio a individuare se all'interno del colore che vogliamo utilizzare c'è già del bianco o del nero, perché questi due elementi vanno a influire moltissimo sulla saturazione del colore e quindi sulla resa finale del pezzo. Tonalità, luminosità e saturazione andranno individuati in questo ordine e sono, come dire, gli ingredienti che compongono i colori. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo dalla tonalità. La tonalità è l'attributo più importante dei tre perché permette di capire a quale spicchio della ruota dei colori corrisponde il colore che vogliamo utilizzare o che vogliamo ricreare. Poi potremo intervenire appunto sulla saturazione e la luminosità, ma se partiamo dalla tonalità sbagliata non riusciremo mai ad ottenere il colore che vogliamo. Quindi capire e individuare a quale spicchio della ruota corrisponde è la cosa più importante ed infatti viene messo come primo elemento da determinare tra i tre. Per chi si fosse perso il primo video sulla ruota dei colori, che vi consiglio di guardare prima di questo per una maggior comprensione, ve lo lascio qui e anche sotto in descrizione. Passiamo quindi alla luminosità, che è il secondo ingrediente che ci farà capire come è composto il nostro colore. Per capire il grado di luminosità di un colore avremo bisogno di una scala di riferimento, una scala di grigi, che va appunto dal bianco al nero. Oggi faremo appunto un esercizio per ricrearne una facilissima in casa e che vi consiglio di tenere sempre a portata di mano. Per esercizi come questi io vi consiglio sempre un cartoncino un po' più rigido del foglio A4, ma in caso non l'aveste o non voleste farla fisicamente, vi lascio il link del modello da stampare, che è quello che ho utilizzato io in questo video. Cominciamo disponendo sulla wet palette il bianco e il nero ad una giusta distanza tra loro. Dovete calcolare che fra il nero e il bianco ci devono stare 5 tonalità diverse, quindi lasciate il giusto spazio. Il mio consiglio è quello di iniziare dalla tonalità centrale, quindi quella composta dal 50% di nero e il 50% di bianco. La ruota sarà composta dal bianco in alto, in corrispondenza delle ore 12, se vogliamo vederla come un piccolo orologio, e dal nero alle ore 6, quindi direttamente sotto. Tutte le altre ore, tutti gli altri spicchi saranno composti da diverse tonalità. In questo modo, partendo da quello, ma mantenendone una parte intatta perché dovremo utilizzarla per i relativi spicchi, andiamo a creare altre tonalità, nello specifico 2 più chiare e 2 più scure. Ovviamente per quelle più chiare aggiungeremo una maggiore quantità di bianco e per quelle più scure una maggiore quantità di nero. Secondo me è importante farle prima tutte sulla wet palette, in modo da averle tutte visibili, perché è molto facile iniziare con una tonalità che ci sembra sufficientemente chiara, ma poi arrivare verso la fine che le abbiamo fatte tutte troppo scure, c'è tantissima differenza tra la prima e la seconda e poi tutte le altre sono molto simili tra loro, perché quando si va a inserire una punta di nero questo è estremamente incisivo, molto più del bianco, e quindi si arriva subito al colore più scuro. Quindi prima di iniziare a colorare gli spicchi io vi consiglio di metterle tutte sulla wet palette, controllare che ci sia una giusta differenza tra una tonalità e l'altra e poi cominciare a colorare gli spicchi. Una volta che dal bianco siamo arrivati al nero, continuiamo il cerchio fino a ritornare al bianco. In questo modo riusciremo a creare in pochissimo tempo una ruota della luminosità che ci sarà utile per individuare il grado corrispondente del colore. Ogni colore ha un suo livello intrinseco di luminosità e quindi reagirà in modo diverso all'aggiunta di bianco e di nero. Un colore chiaro ci metterà pochissimo ad arrivare al massimo livello di luminosità, al contrario di uno scuro che richiederà tantissimo bianco per arrivare al massimo livello di luminosità.
Tante volte si tende anche a sbagliare, si tende ad associare alcuni colori alle tonalità chiare e altri alle tonalità scure. In alcuni casi è vero, ma non è sempre così. Quindi vediamo come fare un esercizio simile a quello di prima, sviluppato però su due ruote, che permette di individuare di ogni singolo colore i gradi di luminosità. Ovviamente io l'ho fatto con un solo colore. L'esercizio completo, per capire al meglio come sfruttare quel determinato colore, sarebbe farlo di tutti i colori, ma capisco che sia una cosa estremamente impegnativa. Tenetelo come progetto a lungo termine, magari vi verrà voglia di farlo, io sicuramente un giorno o l'altro lo farò, ma non so quando. Scegliamo quindi un colore, meglio se puro. Io ho scelto il blu cobalto della Scale Color Artist. Creiamo o stampiamo due cerchi sempre divisi in 12 spicchi. In uno partiamo dal bianco per arrivare al pigmento puro e nell'altro partiremo dal pigmento puro fino ad arrivare al nero. Disponiamo anche qui la tonalità scelta al centro sulla tavolozza, lasciando una buona distanza tra il bianco e il nero. Il bianco sarà il punto di partenza della prima ruota al quale aggiungeremo gradualmente il colore scelto. Se preferite, anche qui si può fare il colore intermedio e poi regolare gli altri di conseguenza, oppure partire gradualmente dal bianco. Dipende da voi come vi sembra più comodo procedere, ma l'importante è avere sott'occhio tutte le tonalità prima di iniziare a riempire gli spicchi, per non arrivare troppo scuri e dover ricolorare tutto. Concludiamo la ruota arrivando alla tinta pura in basso, per poi completare la ruota al contrario, come abbiamo fatto prima. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra ruota, partendo dalla tinta pura fino ad arrivare al nero. Il bianco e il nero tendono però ad opacizzare i colori, quindi è importante sapere che esistono anche altri modi per schiarire e scurire i colori. Vedremo più approfonditamente questo argomento in un video dedicato. Di per sé, senza una scala di luminosità, è difficile se non impossibile capire il grado di luminosità di un colore. Stesso discorso vale anche per la saturazione, il terzo ed ultimo attributo che vedremo oggi. Quando si parla di saturazione spesso si sente parlare di colore opaco. Il termine opaco può essere molto fuorviante perché viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare una cosa non riflettente. Nel gergo cromatico indica un colore meno pieno, meno intenso, meno vivace, in seguito all'aggiunta di altri colori, solitamente complementari o il nero. Sempre in gergo cromatico, la parola pieno indica un colore puro, appena uscito dal tubetto, che non potrebbe diventare più pieno all'aggiunta di altro pigmento. È quindi possibile schiarire o scurire un colore variandone il grado di luminosità. È possibile abbassarne il grado di saturazione, ma non è in alcun modo possibile renderlo più pieno. L'unico modo è generando una pienezza apparente, sfruttando l'effetto ottico del contrasto simultaneo di cui abbiamo parlato nello scorso video. È importante ricordare che se facessimo delle modifiche al colore, variando magari l'opacità, non riusciremmo più a riportare il colore allo stato di pienezza originale, come appena uscito dal tubetto. Capire quindi come opacizzare i colori è importantissimo per ottenere l'armonia cromatica, che sarà la protagonista di uno dei prossimi video. Vediamo quindi un esercizio semplicissimo da fare sulla falsariga dei precedenti che permette di opacizzare un colore utilizzando il complementare. Scegliamo una delle possibili coppie di complementari che abbiamo a disposizione sulla ruota dei colori, quindi i classici giallo-viola, rosso-verde o blu-arancio, oppure una di quelle composte dai colori terziari. Scegliamo ad esempio arancio e blu. Posizioniamo al centro il colore complementare e costruiamo una ruota intorno. Nello spicchio in alto posizioniamo il colore di partenza, quindi in questo caso l'arancione. Importante per questo esercizio, ma come anche per i precedenti, è tenere sempre l'acqua e i pennelli molto puliti. Dopo aver posizionato l'arancione in cima, andremo a riempire la parte destra della ruota aggiungendo gradualmente il complementare, fino ad arrivare ad una tonalità quanto più simile possibile ad un non colore. Dobbiamo ricordarci infatti che aggiungere il complementare significa ricomporre la triade dei colori e quindi andare verso l'assenza di tonalità, un colore indefinito. Ricordiamoci di mantenere intatte tutte le tonalità per completare anche il resto del cerchio. Per opacizzare i colori, come detto, si potrebbe utilizzare anche il nero, ma è un colore che andrebbe utilizzato molto più di rado di quanto non si faccia solitamente. Lo si usa sbagliando con l'idea di scurire un colore e in effetti abbassa il grado di luminosità, ma influisce anche in modo molto incisivo opacizzando i colori. Per questo è meglio optare per i complementari per scurire, così da dar vita a ombre dei colori stessi piene e vibranti.
Il nero non andrebbe eliminato del tutto dalla pittura, ma utilizzato a nostro vantaggio per creare delle tonalità altrimenti difficili da ottenere. L'esempio perfetto sono giallo e nero, che danno vita a delle bellissime tonalità di verde oliva, oppure ancora nero e arancio, dalla quale nascono dei marroni caldi perfetti per l'autunno. So che tutti questi potrebbero sembrare degli esercizi teorici che non servono nella pittura delle miniature, ma vi assicuro che non è così. Ad esempio, spesso capita di guardare una miniatura mentre la stiamo dipingendo e non capire cos'è che non ci convince. A non convincerci potrebbe essere proprio il contrasto tra chiaro e scuro, che magari è troppo poco marcato. Non a caso i grandi artisti creavano prima una bozza in bianco e nero in modo da delineare i volumi, per poi andare a utilizzarla come traccia per il quadro vero e proprio. Nel disegno digitale tante volte i disegnatori abbassano completamente il livello di saturazione per tenere sotto controllo i volumi e capire se il chiaroscuro che stanno applicando è corretto. Nella pittura delle miniature è un pochino meno intuitivo da fare, per questo possiamo utilizzare un espediente molto semplice che ci può indirizzare nella giusta direzione. Basta infatti scattare una fotografia ad una miniatura ben illuminata, modificarla abbassando completamente il livello di saturazione e controllare se c'è abbastanza diversità tra chiaro e scuro. Vi mostro qui un esempio di una miniatura che ho dipinto tempo fa. Durante la pittura notavo che qualcosa non andava e questa sensazione era data dal fatto che stavo usando colori in apparenza chiari, ma che effettivamente non lo erano e che quindi non davano il giusto contrasto. Ho corretto il tiro tenendo monitorata la situazione in bianco e nero ed effettivamente il risultato finale è molto più convincente di quello di partenza, perché il nostro occhio percepisce un buon contrasto tra gli elementi. Tutto il discorso invece che riguarda la saturazione ci verrà utile quando andremo ad affrontare l'armonia cromatica, perché in quell'argomento andremo a scegliere i colori giusti per creare uno schema cromatico perfetto. Ma almeno per oggi abbiamo finito con la parte teorica. Yeah! Spero che questo video vi possa essere utile, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se non volete perdervi i prossimi iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Io vi invito a dare un'occhiata in descrizione per entrare a far parte della community, trovare altri video interessanti e un modo per supportare il canale se volete aiutarmi a realizzare tanti altri video. Come sempre vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!